Ciao a tutti amici di Moto.it. Siamo arrivati a provare anche l'ultima, la terza versione delle Hypermotard Ducati. Dopo Hypermotard e Hypermotard SP che vi abbiamo presentato quest'inverno, finalmente è arrivata anche Hyperstrada, la versione un pochino più turistica e disimpegnata, dedicata a chi ama la guida dinamica tipica delle Hypermotard Ducati, ma con un pacchetto un pochino più versatile, più facile da sfruttare e adatto anche a chi vorrebbe con la moto fare non soltanto la sparata sul misto, ma anche magari qualche fine settimana, usarla in città e perché no, anche un po' in coppia. Le differenze rispetto alla Hypermotard che già conosciamo sono principalmente nel manubrio, che viene alzato di 20 mm grazie a nuovi riser. Naturalmente nelle due valigie, 50 litri complessivi in grado di contenere un casco integrale non troppo elaborato nella forma, nel monomotizzatore che è dotato di precarico, controllo remoto del precarico per adattarsi più velocemente alle variazioni quando si carica il passeggero o si mette qualche cosa di piuttosto pesante nei bagagli, e nel pacchetto sospensioni. Troviamo infatti una forcella da 43 mm non regolabile di Kayaba e un monomotizzatore già citato Sachs, regolabile anche questo solo nel precarico. Anche l'Hyperstrada dunque diventa 939. La cilindrata in realtà sono 937 cm3 per il testa stretta 11 gradi più piccolo della famiglia di Borgo Panigale. Una crescita di cilindrata rispetto ai precedenti 821 motivata dalla necessità di far diventare Euro 4 il propulsore senza perdere, anzi guadagnando qualche cosa in prestazioni. Lo si nota istantaneamente dal nuovo scarico, che è il principale indice di essere davanti a una 939 piuttosto che una vecchia 821. Guidare l'Hyperstrada è veramente gustoso, soprattutto nella modalità touring che stiamo utilizzando in questo momento. L'erogazione è molto bella, piena sotto, d'altra parte ormai siamo a sfiorare il litro di cilindrata, regolare, soprattutto se la lasciate scaldare, perché emerge qualche incertezza per colpa dell'Euro 4 a freddo, e con un bel allungo, una bella grinta quando si vuole fare sul serio. A questo punto, per farvi vedere, impostiamo la modalità Sport. È necessario chiudere il gas e rilasciare i freni per 5 secondi e troviamo un motore, come noterete, ben più pronto e più peperino all'apertura del gas, a prezzo naturalmente di qualche piccola irregolarità che tutto sommato non si sente, ma penalizza appena un pochino le lunghe curve in percorrenza, perché ogni minimo movimento dell'acceleratore viene ripagato da una progressiva e equivalente accelerazione da parte del motore. Il comportamento sul misto stretto è naturalmente meraviglioso. Il pane quotidiano dell'Hyperstrada, così come per l'Hypersport, è un bel misto di montagna come quello che stiamo percorrendo, con curve che si susseguono da accordare e che valorizzino la grande agilità della Hyperstrada. I freni sono assolutamente impeccabili, potenti e modulabili quando si va a ritmi abbastanza sostenuti. Bisogna fare solo un pochino di attenzione alle basse velocità, perché possono risultare un pochino aggressivi, complice anche una taratura delle sospensioni un pelo disomogenea tra avantreno e retrotreno. La forcella infatti è un pochino morbida e il mordente dei freni a volte causa degli affondamenti molto marcati che possono prendere un po' in contropiede sul lento. Ci si fa rapidamente l'abitudine comunque. La posizione di guida è azzeccata perché, come dicevamo, è naturale, garantisce un ottimo controllo, è comoda e permette qualunque tipo di guida, sia quello dritti sulla sella che invece spostandosi un pochino per guidare di corpo. L'unico reale problema della posizione è che è un po' costrittiva. La sella, che nel caso della multistrada è l'unità comfort, un pochino più comoda, tende a trattenere molto in posizione e si ha poco spazio per arretrare, si sta molto seduti in avanti e quindi i più alti avranno qualche piccolo problema di spazio, perché se si vuole sfruttare la protettività del cupolino difficilmente riusciranno ad accucciarsi. Quando invece si preferisce guidare un po' rilassati,
entra in gioco la modalità Urban. La Urban, a differenza delle altre due modalità che offrono la potenza piena ma una diversa progressività nell'erogazione, cala sensibilmente la potenza, che viene ridotta a 75 cavalli dichiarati. Vedremo dopo quali sono i valori reali da noi elevati al banco. È una modalità utile in città quando si vuole guidare appunto rilassati piano, ma anche su fondi viscidi come sul bagnato, oppure quando la strada è un po' dissestata o con del brecciolino. L'erogazione diventa quindi molto più morbida, meno ricca di coppia, soprattutto ai bassi e ai medi regimi, e quindi più facile da sfruttare e meno pericolosa in caso di fondi umidi, come dicevamo. Il problema è che questo ammorbidimento porta a un certo senso di scollamento fra quello che è il comando ride by wire e la risposta del motore. Alle prime aperture non sembra di ricevere quello che si chiede. Alla fine ci si abitua rapidamente a questa incertezza di risposta della modalità Urban, che comunque però finisce per essere utile soltanto appunto in casi abbastanza estremi di scarsa aderenza o quando proprio si vuole in città guidare senza grossi pensieri, perché alla fine la modalità Touring, quella più equilibrata, è quella che offre la risposta migliore in quasi tutte le situazioni. Come buona traduzione Ducati, infine, una loda al cambio che si rivela rapido, preciso e un ottimo compagno nella guida sportiva. Si può usare comodamente senza frizione in innesto, mentre in scalata la frizione anti-saltellamento tiene la moto in assetto anche quando un pochino si esagera o si viene preso in contropiede dalla curva che ci aspetta. Che dire, a noi la nuova Iperstrada 939 è piaciuta molto. Con 13.290 euro ci si porta a casa un ipermotard un po' più versatile e un pochino più adatta a diversi usi. L'unico limite, se vogliamo, è quello di una sella eccezionale per la guida sportiva, ma che limita soprattutto i più alti a una posizione abbastanza univoca in sella e quindi potrebbe diventare un po' scomoda sulle lunghe percorrenze. Le prestazioni elevate dal nostro immancabile tanchetto ci parlano di 213 kg con il pieno, quindi un peso più che ragionevole per una moto di questa cilindrata, di questa fascia, di questo segmento, e una potenza all'albero di 107 cavalli nella modalità Touring. Curiosamente la modalità Sport, che è quella più aggressiva e un po' più reattiva ai medi, si ferma a 106 cavalli, mentre si parla di 79 nella modalità Urban, più dolce. Per i consumi siamo sui 23 km con un litro sull'extraurbano, quindi più che decorosi. Si scende purtroppo attorno ai 17 quando lo si usa in città, il prezzo da pagare purtroppo per la nuova normativa Euro 4.